rimasto il dubbio dopo la Russia se fosse possibile che la macchina che provai lì era in ordine, perché mi sconvolse il fatto che non aveva un volante, uno sterzo tanto diretto, e io invece me la immaginavo, come dissi in quel video, mi immaginavo che sarebbe stata la mia preferita tra quelle tre, a livello di guida almeno. E non fu così, perché dopo ci siamo accorti che la macchina non era in forma, e più tardi, qualche settimana dopo, quando il proprietario ci ha fatto sapere cosa era successo, abbiamo visto che c'era un braccio posteriore praticamente troncato, e quindi grazie, la macchina non poteva andare bene. Al di là di quelle scosse che mi sentivo dietro sull'asse posteriore, era un discorso anche di convergenza falsata e tutto quello che può comportare un braccio posteriore piegato o rotto. Quindi devo ricominciare da capo, devo rifarmi un'idea da zero della Evo 6 Tommi Mäkinen, e dopo 3 metri vi dico già che è un fenomeno. Capisco ora perfettamente perché è di gran lunga la Evo preferita di tutti. Lo era anche per me, anche solo a livello estetico, e adesso vi devo dire che è un portento, è veramente uno strumento meraviglioso da usare su queste strade, è semplicemente paradisiaca. Sto guidando un esemplare completamente originale, se non per lo scarico e per un adeguamento dell'elettronica. Quello che volevo provare a tutti i costi era l'assetto originale, quindi le sospensioni con cui Mitsubishi presentava questa macchina, e devo dire che non avrei mai potuto immaginare un assetto così sofisticato e preciso su una macchina di serie. È qualcosa di veramente superlativo. È bella perché non è rigida da far sbattere i denti sul volante, ma si sente che il lavoro sul telaio è stato fatto anche in modo abbastanza ampio. Su questo modello ci sono ben 14 punti di rinforzo sulla scocca, e devo dire che si sente che non può essere una scocca di una macchina da concessionario. Lo era perché era una versione particolare, ma ragazzi, se va. Dicevo, un telaio così rigido ma ben gestito dalle sospensioni, quindi rigido sì, ma comunque mai nervoso, mai fastidioso, e perfettamente adeguato alla potenza che ha. Quindi parliamo di, sul libretto 280, i soliti 280 cavalli che quel gentleman agreement giapponese imponeva. Chiaramente i cavalli erano un po' di più, soprattutto quando poi le macchine venivano importate nei paesi in cui quella legge non c'era, e quindi immediatamente prima di venderle i concessionari già giravano qualche cacciavite in modo da tirare fuori facilmente 20, 30, 40 cavalli in più, che devo dire meritava. Così il motore esprime una potenza che io giudico perfetta per l'uso su strada, per una macchina così. Più di questo non sarebbe così piacevole, invece qui la usi tutta, lei scarica a terra in un modo che è veramente Mitsubishi. E bisogna ricordare che la Tommi Mäkinen RS è davvero tutta meccanica, quindi i differenziali sono meccanici, e questo è, per chi apprezza quel genere di guida, impagabile, stupendo. Che lo sterzo non sia come lo ricordavo in Russia, è invece un ottimo sterzo, è preciso e diretto al punto giusto, senza essere irruento durante le manovre più delicate, ti lascia la libertà di prenderti qualche grado in più o qualche grado di angolo di sterzo in meno per non crearti problemi durante le correzioni. È veramente adatto a quest'uso qui, quindi montagna. La coppia in basso è adeguata, è bella, sempre piena, non ti lascia quasi mai, tranne quando si prende un tornante in seconda e lei magari vorrebbe che tu lo facessi in prima, cosa che su strada si fa raramente, ma insomma, fosse per lei, chiederebbe anche la prima. Tipo qui usciamo da un tornante, entrati abbastanza veloci, in seconda comunque vedete che ti tira fuori.
chiaro, mettendo una prima lì saremmo usciti a cannone, ma anche così per un uso stradale va più che bene. E anche qui lo facciamo uguale, una curva un po' parabolica, non perde un centimetro di gomma a terra, usa tutto quello che ha. Sottosterzo pochissimo, veramente poco, solo in forzatura e solo quando davvero le si chiede una cosa che non va chiesta. Invece adesso l'ingresso così, vedete che è una macchina che non ti fa perdere tempo. Se ne infischia totalmente delle sconnessioni, a differenza di quello che ovviamente per ovvie ragioni ho provato in Russia. Questa ti dà una sicurezza e una confidenza che raramente ho provato su macchine di questo genere qui. Sapete che comunque macchine a trazione integrale molto potenti si fanno dare del tu dopo un po' di pratica. Questa qui in realtà, così configurata, è semplice. L'assetto originale, come dicevo, non è troppo rigido, si sposa alla perfezione, invece con la scocca irrigidita mantiene comunque un po' di rollio e di beccheggio tipici di un assetto stradale, quindi permettono anche un minimo di comfort. E vi dico, è una macchina abbastanza confortevole per poter poi fare quello che fa. Non ci si aspetterebbe che fosse così comoda. Ecco, forse l'unica cosa che non mi fa impazzire è il cambio, che è comunque un buon cambio, ma non ha la velocità e gli innesti secchi e diretti che mi piacerebbe avere su una macchina che ha tutto secco e diretto, tutto bello, tutto perfetto. Il cambio è l'esperienza meno piacevole. Frenare frena, tanto anche. Il cambio da caldo migliora, ma non è mai come lo vorrei. Ci si fa pace. Ci si fa pace, ma non è il suo punto forte, anzi mi impressiona veramente tanto la percorrenza che ha in curve come questa. È impressionante. Ha un limite che mi sembra lontanissimo. Probabilmente poi io non lo proverò oggi e probabilmente mai. Credo che arrivando vicini al limite diventi molto più ostica. Non siamo interessati a scoprirlo oggi, ma penso che più di così su strada difficilmente capiterà a un proprietario di provarla. E comunque siamo già altini, Sono troppo contento che lo sterzo sia così e non come ho sentito in Russia, quindi mi devo scusare con la Lancer Evo 6 Tommy Mäkinen, perché lei è molto più brava di come mi era sembrato. Quindi chiameremo il nostro amico russo e gli diremo che è ora che faccia qualche lavoretto sulla sua macchina, a meno che la sua macchina non sia una delle numerose Evo 6 convertite con scatola dello sterzo della Mitsubishi Colt, che capite bene non è la stessa cosa. Ad ogni modo, felicissimo di avere avuto l'occasione di guidare questa macchina di nuovo, e una versione tenuta a puntino come questa. Non me la sono voluta studiare prima, non volevo fare la lezioncina a nessuno, volevo soltanto sapere come va, come si guida, che è poi il vero motivo per cui è nato Trail Experience è questo qui. Quindi sì, penso di potermi tranquillamente sbilanciare e dire che è questa qui la mia Evolution preferita. Quindi la macchina che ho provato oggi è probabilmente la Evo 6 migliore che mi potesse capitare di provare, una Tommy Mäkinen RS, tutta meccanica a differenza dell'RS2, anche il differenziale è meccanico, non ha controllo dell'imbardata, non ha ABS, niente, dura e pura come si compete a una Evo 6. Per di più è anche una delle più rare, se non la più rara, perché di RS guida a sinistra ne sono state fatte 112, tutti in Scozia White. In Italia furono importate appena 5 vetture, tutte tramite, come anche le altre Evo 6, Rally Art, non ufficialmente dalla rete Mitsubishi, quindi capite bene che guidare una macchina di queste in Italia, anche all'epoca, era un gran privilegio. Trovarne una come questa, perfettamente originale e in ordine, era una missione impossibile. Ci è andata bene anche stavolta,
Vi lascio con 2 dettagli sulla Tommy Macchina NRS e sono la cosa che mi ha affascinato di più e la cosa che mi è piaciuta di meno: i sedili un po' troppo alti, come quasi tutte le Evolution lamentano, e il bottoncino che manualmente dall'abitacolo permette al guidatore di spruzzare acqua fresca sull'intercooler. Quante macchine possono dire di avere una cosa del genere? Mi manda fuori di testa.